Ah, la gioia di un bel sonno interrotto. Perché, diciamocelo, chi non attende spasmodicamente quel magico momento alle 3 di notte quando il richiamo della natura ti strappa dai sogni più dolci e ti obbliga a un eroico pellegrinaggio verso il bagno più vicino, con il non trascurabile rischio di sbattere il mignolo del piede contro lo stipite della porta. Che poi, alle 3 di notte... Magari. Sarebbe già bello se fosse in qualche modo prevedibile quel momento, in realtà è più come avere una sveglia che suona a caso durante la notte. Divertente, no? Sì, e come no? Come ricevere una raccomandata da Equitalia. Ora, a meno che tu non sia tra quelli che considerano le 3 di notte il momento perfetto per iniziare a riflettere sul senso della vita, e poi magari di nuovo anche alle 4 e poi alle 6, torniamo seri e vediamo se c'è qualche modo di tamponare il problema. La nicturia è definita come la necessità di alzarsi regolarmente di notte per urinare. Nicturia che è spesso descritta come il più fastidioso di tutti i sintomi urinari, nonché uno dei più comuni, e il fatto che spesso si sia portati a pensare che sia un normale sintomo legato all'invecchiamento non aiuta, perché il disturbo rimane probabilmente sottodiagnosticato e proprio per questo è in grado di interferire in modo sempre più profondo e impattante con il necessario riposo notturno. Alzi la mano chi non ricorda con nostalgia gli anni dell'adolescenza, quando letteralmente si poteva dormire anche 16 ore di fila senza necessità di urinare. Ma comunque, seppur un certo peggioramento della capacità di trattenere e rimandare la minzione sia normale al passare degli anni, non bisogna considerare la nicturia come un'inevitabile tassa sull'invecchiamento, anche se così sembra in effetti. Statistiche canadesi registrano che un soggetto adulto su 3 di età superiore ai 30 anni si sveglia almeno 2 volte a notte e di questi circa il 70% ne è infastidito. Sì, infastidito. Diciamo che se sei come me il termine infastidito è più che altro un pallido eufemismo. Anche perché, infastidimento a parte, il problema è che la nicturia potrebbe arrivare a compromettere la salute generale, peggiorando la qualità del riposo con tutto quello che poi ne consegue, tra cui possibili cadute. Ironia a parte, un quarto di tutte le cadute che si verificano negli anziani avviene proprio durante la notte e di queste 1 su 4 è direttamente correlata alla nicturia. Insomma, le ragioni per cercare di porvi rimedio non mancano e il primo indispensabile passo è ovviamente parlarne con fiducia al tuo medico, per capire se magari non ci siano cause patologiche da poter affrontare. Infezioni del tratto urinario, prostata ingrossata, insufficienza renale, diabete, tutte condizioni che ovviamente richiedono di essere trattate in modo mirato. Mentre in altri casi purtroppo non c'è modo di agire a monte, penso a stati parafisiologici come la gravidanza o la necessaria assunzione di farmaci diuretici, che eventualmente, previo parere medico, dovrebbero comunque venire assunti al mattino proprio per limitare l'impatto nelle ore notturne. Ma anche i disturbi del sonno, insonnia, apnea notturna ad esempio, possono certamente contribuire alla nicturia o addirittura causarla in un intreccio da sbrogliare dove alla fine diventa anche difficile capire cosa causi cosa. Insomma, anamnesi e diagnosi sono aspetti fondamentali, ma questi li demandiamo al medico. Noi oggi ci concentriamo invece sullo stile di vita e su cosa possiamo fare per, quantomeno, arginare il problema, con una doverosa premessa: tutto quello che andrò a descriverti spesso non può vantare la conferma sperimentale di approfondite ricerche pubblicate su riviste prestigiosissime, ma si tratta di rimedi economici, semplici e generalmente senza controindicazioni. Quindi vale la pena quantomeno provare sulla propria pellaccia, sempre previo parere medico. Ecco, dicevamo di provare ad arginare il problema. Arginare perché in effetti il primo e forse più importante passo della gestione della nicturia è stabilire obiettivi di trattamento che siano ragionevoli. Sebbene tornare a godere di un'intera notte di sonno indisturbato sarebbe ovviamente l'ideale, dobbiamo accettare il fatto che potrebbe non essere possibile per tutti i pazienti, ma una riduzione a, diciamo, non più di 1 o 2 minzioni a notte, invece un obiettivo tutto sommato raggiungibile per la maggior parte di noi. Il rimedio più immediato e anche il più banale, ma spesso proprio per questo trascurato, è semplicemente ridurre l'assunzione serale di liquidi, che non vuol dire rischiare di essere ricoverati per disidratazione, ma semplicemente cercare di limitare l'assunzione di bevande nelle 2 o 3 ore prima di andare a dormire,
in modo da dare alla vescica il tempo di svuotarsi prima di mettersi a letto. Sì, lo so, la camomilla prima di coricarsi può essere anche rilassante, ma se stai cercando di ridurre le chiamate alle armi notturne, forse si tratta di un sacrificio necessario. Anche se, ricorda, andare a dormire avvertendo sete è altrettanto sbagliato, anche perché potrebbe aumentare il rischio di cali di pressione che possono portare a cadute. E a proposito di consigli sottovalutati, svuota completamente la vescica prima di andare a dormire. Imporsi un'ultima visita al bagno prima di mettersi a letto deve diventare un'abitudine non negoziabile, un automatismo, come ballare Bellissima di Annalisa quando parte alla radio, anche se ti vergogni di farlo. E per essere sicuro di svuotarla il più possibile, perché non ricorrere anche alla cosiddetta tecnica della doppia minzione o doppio svuotamento? L'idea, tanto semplice quanto efficace, consiste semplicemente nel provare a urinare una seconda volta a distanza di qualche minuto dalla prima, anche ovviamente in assenza di stimolo. Quelli bravi ti direbbero che è utile espellere il residuo post-minzionale, una parafrasi complicata che indica semplicemente il provare a buttare fuori l'urina residua che la tua vescica potrebbe trattenere per pigrizia o distrazione dopo il primo tentativo. Quindi, abbiamo detto che è preferibile limitare l'assunzione di liquidi nelle ore che precedono il coricamento, ma questo vale anche per i cibi contenenti grandi quantità di liquidi. Passati di verdura, minestrine in brodo, certamente, ma anche porzioni un po' abbondanti di frutta e verdura. Meglio concentrarli tutti nella prima parte della giornata. Senza contare che lasciar passare diverse ore tra la fine della cena e la nanna è utile anche a favorire la digestione, evitando non solo il classico effetto mongolfiera di chi si sdraia con lo stomaco pieno, ma migliorando anche la qualità del sonno grazie a una digestione ormai conclusa e riducendo il rischio di reflusso gastroesofageo. E ovviamente conta non solo quando e quanto si beve, ma anche cosa. Caffè, tè, alcol, bevande gasate contenenti caffeina hanno tutte un modesto effetto diuretico che sì, sarà anche modesto, ma intanto è sufficiente da aumentare il rischio di trasferte obbligate al bagno. Un discorso a sé lo merita anche il sale, premesso che il sale nella dieta va ridotto a prescindere. Per ragioni legate al rischio di sviluppare pressione alta, un eccesso di sodio può causare anche ritenzione idrica durante il giorno, che viene poi smaltita di notte. In realtà invece, quando consumato alla sera, potrebbe quasi aiutare a trattenere i liquidi durante la notte. Ad esempio io lo noto bene quando mangio fuori la pizza, molto più salata rispetto alle mie abitudini, e pur bevendo anche più del solito in genere non devo poi andare a urinare, come mi capita invece quando mi mangio mezzo chilo di verdura senza sale. Ma ripeto, non è un invito a consumare sale alla sera, al contrario, l'idea è ridurlo il più possibile sempre per evitare ritenzione idrica a prescindere. Ci sono poi qui cibi e bevande sospettati di indurre una modesta irritazione della vescica, che porta a ridurre la capacità di accumulo non per un aumento del contenuto, come succede ad esempio in caso di alimenti e bevande a effetto diuretico, bensì per una maggior sensibilità delle pareti vescicali, che ti fanno sentire il bisogno di urinare anche quando la vescica è tutt'altro che piena. In realtà, che io sappia, più che una vera letteratura a riguardo, come dire, c'è più che altro un insieme di osservazioni empiriche, testimonianze aneddotiche, abitudini, che ti invito quindi a verificare personalmente più che applicare con spirito eccessivamente dogmatico. I più citati sono sicuramente cibi piccanti e speziati, alimenti e bevande acidi come pomodori spremuti di agrumi e infine purtroppo il cioccolato. A proposito di mangiare, quello e quanto scegli di mangiare ha un effetto indiretto anche sul lungo periodo, perché un eventuale eccesso di peso corporeo può diventare responsabile di una certa pressione sulla vescica, riducendo quindi la capacità di accumulo, senza contare che agisce anche come fattore di rischio per arrossamento e apnea notturna, che a loro volta peggiorano la qualità del sonno e facilitano i risvegli notturni. E una volta che sei sveglio di notte, a prescindere dalla causa, non viene anche a te da pensare, vabbè, va, approfittiamone per una piscina. E sai cosa ti aiuta tanto nel mantenimento di un peso corporeo sano, quanto nella riduzione delle gite notturne al bagno? Una regolare attività fisica, che è in grado di migliorare la circolazione e a ridurre la ritenzione di liquidi nelle gambe, che spesso contribuisce alla nicturia. Ma se soffri di nicturia, forse meglio se non praticata oltre metà pomeriggio. E sì, anche una camminata leggera è meglio di niente. Se soffri di retenzione idrica, hai anche un motivo in più per ridurre il sale, ma puoi trovare sollievo anche sollevando le gambe nel pomeriggio e nelle ore che precedono il riposo, per stimolare il corpo a ridistribuire i liquidi, eliminando poi quelli superflui. Utili anche le calze a compressione graduata per la stessa ragione. E quindi sì, dopo una bella corsetta in collina, ti autorizzo a vedere giusto un paio di puntate della tua serie preferita spaparanzati in poltrona,
con le gambe sollevate. Anche lo stress e l'ansia possono peggiorare i sintomi urinari, aumentando la frequenza con cui percepisci la necessità di urinare. Per non parlare dello stesso stress indotto dal nervoso che ti prende quando, coricandoti, sai già che di lì a poche ore dovrai di nuovo alzarti per urinare. E allora via libera a tecniche come la meditazione, la respirazione profonda, lo yoga, che possono essere utili e ovviamente non solo per la nicturia. Inutile dire che un sonno disturbato per qualunque ragione può amplificare la percezione del bisogno di urinare, quindi lo so, anche se non sembra collegato, una routine serale rilassante e un ambiente favorevole al sonno, buio, silenzioso, fresco, possono davvero fare la differenza. Tra l'altro, ambiente fresco, ma letto mantenuto attivamente caldo. È un rimedio che si legge. Passando ad approcci un pelo più sofisticati, mio figlio direbbe per pazienti pro, gli esercizi per rinforzare il pavimento pelvico sono sicuramente utili. Dopo ti lascio magari il collegamento a un video dove se ne parla per farti capire di cosa si tratta, ma l'urologo è sicuramente la figura più indicata per insegnarti e suggerirti come strutturare ripetizione, frequenza degli esercizi, oltre a ulteriori tecniche utili. Sono invece un po' scettico sulle cosiddette terapie alternative, ma quando suggerito da personale sanitario di comprovata affidabilità, potrebbero anche non esserci controindicazioni a provare. Agopuntura, omeopatia, io non ci credo, ma se su di te dovessero funzionare bene, non poniamoci domande. Concludiamo con alcuni consigli dedicati ai diversamente giovani. Al di là del disagio legato al risveglio, la necessità di raggiungere il bagno potrebbe esporre anche al rischio di cadute, quindi può davvero valere la pena adottare qualche ulteriore precauzione. Non disdegniamo il ricorso a strumenti come la comoda, il pappagallo o pannoloni. Rimuoviamo eventuali ostacoli, tappeti, mobili tra il letto e la comoda o il sanitario. Valutiamo eventualmente l'uso di luci notturne per aiutare a illuminare il camminamento, il percorso, magari di quelle che si attivano al passaggio, così da non dover rinunciare al necessario buio durante il sonno. O se mi sono dimenticato qualcosa, scrivimelo nei commenti. Qui invece il video promesso sugli esercizi per il pavimento pelvico, mentre qui qualche suggerimento per i maschietti che abbiano problemi di prostata. Ma soprattutto grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ma ricorda che uno sconosciuto in rete non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo urologo, perché solo loro possono conoscere, quindi tenere conto davvero delle tue specifiche esigenze.